Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo video, io sono Druci Alba e oggi parleremo dei libri che ho letto durante giugno 2020. Che libro ho letto durante giugno 2020? Iniziamo con il primo, che in realtà non è un libro, è un manga. Se mi seguite sui social network sapete che sono ossessionata da questa serie. Ho visto tutte le stagioni dell'anime e ho iniziato a comprare di recente il manga ed è My Hero Academia. Per chi non conoscesse la storia, segue questa società futuristica in cui le persone hanno dei quirk, che in pratica sono dei superpoteri, e segue in particolare il percorso di un personaggio che si chiama Midoriya e le sue avventure, ma soprattutto la sua vita come studente in questa scuola superiore per eroi. Questo mese ho letto il volume 7, quindi sono ancora all'inizio. In linea generale sapevo già cosa sarebbe successo perché appunto ho visto l'anime, ma questo afferma quello che ho sempre detto dall'inizio. Io amo questa serie tantissimo, ho un debole per le serie con tanti personaggi in un ambiente ad esempio scolastico o comunque in un ambiente in cui sono diciamo forzati a interagire, a guardarsi le spalle a vicenda, è qualcosa che mi piace molto. Il world building, tutta la parte sui quirks è assolutamente super interessante e amo i personaggi, sono caratterizzati molto bene, contando soprattutto che ce ne sono all'incirca una ventina, parlando anche solo di quelli principali, quindi anche solo la classe su cui si incentra tutto l'anime e il manga è una classe di 20 persone, quindi a livello della trama non annoia mai, consigliatissimo. Il secondo volume è un libro thriller, un giallo, l'ho letto in inglese, si intitola Cold Granite di Stuart McBride, è stato pubblicato in Italia, metterò qui il titolo e la trama. Di questo libro mi ha attirato soprattutto il fatto, vabbè, che è un thriller, un giallo, è la storia praticamente di questo ispettore di polizia che deve indagare su dei rapimenti e omicidi di bambini, non esattamente felice, ecco, ed è ambientato in Scozia, un'altra cosa che ero molto curiosa di vedere perché amo i romanzi che sono ambientati in Scozia. L'ho trovato ben scritto, non sono sicura che mi piaccia il personaggio principale, il detective, tuttavia sono curiosa di leggere i prossimi libri della serie, dovrebbero essere penso una decina di libri. Per quanto riguarda la trama, ben fatta, ben strutturata, con diversi colpi di scena, ma personalmente li ho trovati alquanto prevedibili, non c'è stato quel colpo di scena che non avessi visto arrivare, ecco. Terzo libro è presente solo in inglese, si intitola A Bad Boy Stole My Bra, è una storia romantica che parla di due ragazzi che si conoscono quando il protagonista maschile si trasferisce nella casa a fianco dove vive la protagonista femminile, e non voglio spoilerarvi troppo, però l'ho trovato molto carino, una lettura leggera, molto divertente. Il protagonista maschile Alec ha un umorismo molto sarcastico che è esattamente il mio genere e in generale la chimica tra i due protagonisti mi è piaciuta molto. Il quarto libro che ho letto è Basta solo guardare le stelle di Aika Morgan, era nella mia lista da molto tempo perché ho la scrittrice tra gli amici su Facebook e l'ho letta su FP molte volte nel corso degli anni, quindi sapevo già che il libro era esattamente il mio genere. È una storia MM, quindi la coppia protagonista è una coppia di ragazzi omosessuali. Vi metto qui la trama, questo è presente solo in italiano. Mi ha attirato soprattutto l'ambientazione italiana perché mi ritrovo a leggere principalmente libri ambientati all'estero ed ero curiosa di cambiare un po' le cose, ecco. È una lettura veloce e dal sapore mediterraneo che consiglio. La quinta lettura è una novella, si intitola The Graveyard Shift di Darinda Jones, è una novella che fa parte della serie di Charlie Davidson, è una delle mie serie preferite. Se non sbaglio in italiano sono stati pubblicati solo alcuni volumi, la serie in realtà conta 13 volumi contando anche bene o male le novelle incluse ed è una serie bellissima. Parla di questa ragazza Charlie Davidson che lavora come investigatrice privata ma che è anche il triste mietitore, quindi il suo compito è quello di traghettare le anime nell'aldilà, ecco, lei è un punto di passaggio per le anime. Questa novella in particolare è situata alla fine della serie, se non avete letto i 13 libri precedenti non leggetela, ed è incentrata sul personaggio di Garrett. Bellissima, scritta come sempre molto bene, amo Darinda Jones, è una scrittrice che apprezzo moltissimo e amo che ognuno dei suoi capitoli inizi con una citazione divertente, un meme, un modo di dire, una scritta su una t-shirt, è una roba fantastica. La cosa che mi è piaciuta di più è sicuramente il colpo di scena finale di cui ovviamente non vi parlerò, ma è una cosa che non avevo assolutamente visto arrivare e che mi ha reso assolutamente estatica. Non vedo l'ora di leggere se e quando
quando ci sarà di più sulla vicenda. Il sesto romanzo che ho letto si intitola Black Eyes di Becca Fitzpatrick ed è un thriller con un risvolto anche diciamo romantico, ed è la storia di questa ragazza che progetta di fare un percorso in montagna con un'amica, ma finisce per essere intrappolata in una tormenta e traccata da un serial killer praticamente. Devo dire che l'identità del killer non è stata una sorpresa, avevo intuito già all'inizio chi fosse, ci sono stati certi risvolti che non mi aspettavo e per questo è stata una lettura piacevole. L'unica cosa è che non penso di aver mai odiato una protagonista più di quanto abbia odiato la protagonista di questo libro. A sua difesa devo dire che quello che mi dava fastidio di lei e che ho odiato è quello che poi è stato risolto nel corso del libro, quindi da quel punto di vista ben fatto. Quello che non mi piaceva è che la protagonista è il tipo di persona che aspetta che gli altri risolvano i suoi problemi. Lei stessa lo dice, che nella sua vita gli uomini della sua vita sono coloro i quali risolvono tutti i suoi problemi e lei non ha mai dovuto scomodarsi per niente perché c'era sempre qualcun altro a pensarci, che è una cosa che mi ha innervosita. Ovviamente ritrovarsi braccata nella natura durante l'inverno da un serial killer cambia le prospettive di una persona, di conseguenza c'è questa crescita del personaggio che ho apprezzato particolarmente. Detto questo, comunque volevo prenderla a schiaffi. Il settimo libro è Il ritratto di Dorian Gray, che ho letto in lingua originale. È stata una rilettura, non penso di aver bisogno di spiegarvi la trama. Come sempre mi è piaciuta la trama, mi è piaciuto la caratterizzazione dei personaggi, niente da dire. Lo stile, ovviamente essendo un romanzo dell'Ottocento, è quello che è. Un sacco di descrizioni lunghe e inutili, quelle mi dispiace, io proprio mi sono ritrovata quasi a saltarle. Detto questo, la parte più bella resta comunque il manifesto iniziale che Wilde scrive. In ogni caso, seguire il percorso di Dorian Gray verso l'oscurità e la pazzia è sicuramente molto interessante ed è un classico per una ragione, insomma. L'ottavo e ultimo libro di questo mese è, rullo di tamburi, Stalking Jake the Ripper di Carrie Maniscalco. Questo libro era nella mia lista di lettura da mesi, mi sono innamorata della copertina la prima volta che l'ho visto e quando ho scoperto che era una serie ero troppo interessata. Io ho una passione smodata per i serial killer, sono ossessionata, e quindi un libro incentrato sulla figura di Jack lo Squartatore era sicuramente qualcosa di interessante. La serie è presente solo in inglese ed è la storia di questa ragazzina di 17 anni che è un apprendista anatomopatologo nell'Ottocento, quindi Jack lo Squartatore, quindi siamo nel 1888 a Londra, e questa ragazza si trova a indagare su Jack lo Squartatore. Non voglio fare troppi spoiler, ma è assolutamente interessante. La protagonista ha una voce unica che mi è piaciuta un sacco, molto femminista, molto progressista per l'epoca, non chiede scusa a nessuno, non le interessa quello che pensa la società, lei vuole fare l'anatomopatologo e non le interessa se le donne non dovrebbero nell'Ottocento. In generale tutti i personaggi sono ben scritti, ben fatti e la trama è assolutamente bellissima. La tensione sull'aspetto forense è stato molto interessante e anche la rappresentazione sociale dell'epoca vittoriana è stata assolutamente molto interessante. Non vedo l'ora di leggere il resto della serie. E con questo concludiamo le letture del mese di giugno. Fatemi sapere nei commenti se conoscete questi libri, se li avete letti o se siete interessati a leggerli. Metterò il link qui sotto di dove ho comprato i vari libri, così se siete interessati potete andare a comprarli. Noi ci vediamo al prossimo video e come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale e suonare la campanella se siete interessati ad avere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Io sono Druci Alba e come sempre buona lettura!